Ragazzi, sono Mocio e bentornati a This is America! La lotta per la supremazia tra i cibi più devastanti d'America è iniziata e ormai lo scontro è entrato già nel vivo. Abbiamo un campione devastante, il nostro Mac and Cheeseburger, che ha saputo imporsi contro il Tuna Melt e il Nashville Hot Chicken. Ma i nostri scontri one versus one continuano e oggi, nella sfida del secolo, forse dell'ultimo decennio, vedremo affrontarsi il nostro campione indiscusso contro un avversario che viene direttamente dalla Grande Mela, direttamente da New York City, Cheesy Garlic Nuts. Ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche una di queste epiche battaglie, ma prima andiamo a vedere come nasce questo piatto. Cheesy Garlic Nuts, una ricetta sconosciuta che però è pronta a prendervi a calci in culo, ragazzi, e sarà tanto forte da spodestare il Mac and Cheeseburger. Si parte da pasta della pizza, che viene poi condita in una specie di teglia con un botto di mozzarella, Qualcosa di strano, qualcosa che tendi a sottovalutare, ma una volta che lo provi, ragazzi, boom! KO. Prendiamo della farina e ne spalmiamo un po' sul tagliere. Quindi a questo punto la nostra pasta per la pizza, andiamo a creare i nostri nuts. Non devono essere belli, ragazzi, non c'è bisogno, perché poi vedrete andremo a tuffarli in un mare di pomodoro e mozzarella. Adesso, ragazzi, dobbiamo un attimo andare a rendere i nostri nuts un pochino lisci, quindi prendiamo la pallina e sul tavolo, con questo gioco abile di mano, tipo gioco delle tre carte, voilà, e lo mettiamo in teglia. Questi nuts, ragazzi, sono un po' una pizza, però rivisitata a un livello più alto, secondo me. Una pizza scomposta che poi viene ricomposta nel forno. Sarà uno scontro tra giganti perché, ragazzi, lo sapete che la pizza è dura da battere, È vero, il Mac and Cheeseburger e il suo regno della violenza si stanno imponendo in questa fase di This is America, ma sento che questa sera il titolo potrebbe cambiare mano. Spennellatina di latte per i nostri nuts. Siamo pronti ad infornarli, circa 200 gradi, un quarto d'ora, 20 minuti, finché non saranno leggermente dorati. Secondo elemento fondamentale, ragazzi, è la salsa di pomodoro. Sapete benissimo che il gusto negli States per la salsa di pomodoro è un po' particolare. In questo caso io in realtà farò una cosa molto classica, quindi un po' di olio in padella, della cipolla tritata fine e iniziamo a farla imbiondire. Mi ricordo ancora il primo incontro che ho avuto con questi cheesy garlic nuts, ragazzi, East Village Pizza. Entro in questa pizzeria che è una di quelle storiche del quartiere. I ragazzi estraggono dal forno una teglia così, totalmente sommersa di mozzarella, io non ho capito cosa fosse, quando il mio vicino di banco che sta mangiando prende una forchetta, la fonda e estrae questa pepita totalmente ricoperta di pomodoro e mozzarella e io ho urlato "What the fuck?" e mi sono detto chissà cosa sta mangiando, e i ragazzi mi hanno spiegato che si trattava di questi cheesy garlic nuts. Per me è stato il paradiso, perché poi assaggiandoli mi sono reso conto di quanto questa pizza strana incontri i miei gusti agliosi, cipollosi. Ma procediamo, perché la nostra cipolla sta imbiondendo e quindi è il momento di andare con la salsa. Mischiamo per bene, dose prepotente di cipolla, perché il gusto italo-americano sapete che è preponderante in questi sapori, aglio, cipolla, loro esagerano e a dire la verità a me piace da morire. È il momento di aggiungere però una bella nota di basilico anche, Mocho's tip. Come ben sapete, il basilico non si taglia con i normali coltelli, in quanto l'acciaio per coltelli ossiderebbe il nostro basilico, quindi mi sono munito di un coltello in bambù direttamente dal maestro dei 5 picchi che mi aiuterà in questa fase di taglio. Vediamo come se la cava. Yes! Dritto in padella, ragazzi. Salatina e pepata. Mischiamo, la lasciamo andare un 10 minuti, non troppo. Deve essere un po' cazzuta, ragazzi, come salsa. È un po' crudina, quindi 10 minuti e torniamo.
I nostri nuts sono pronti, vedete, sono dei paninetti fatti di pasta della pizza, ma li mettiamo un attimo da parte, così come mettiamo un attimo da parte il sugo, perché dobbiamo andare a fare qualcosa con il nostro sempre mitico padellino, tra l'altro. Cos'è che mi ha fatto innamorare dei garlic nuts, ragazzi? Ovviamente il loro condimento con il mio condimento preferito, ovvero il burro, che in questo caso andrà a ricoprire completamente i nostri nuts prima di essere immersi nella salsa e poi buttati nella mozzarella e poi giù in forno a 200 gradi per essere cotti. Per cui iniziamo con questo fantastico mare di burro. E qui, altro elemento fondamentale della cucina italo-americana, Van Helsing Docet aglio, ragazzi, in una dose veramente importante. Lo andiamo a mettere nel burro perché così rilascerà la sua nota all'interno del burro e sarà storico. Mi devo dare una calmata perché sennò il mio medico mi ha detto che piano, fatelo sciogliere senza bruciarlo, Diamo un'ultima mescolata in questo modo. Che profumo di italo-americanità, fantastico. E cosa facciamo? Prendiamo una bowl, ci tuffiamo qualche nuts così, un 6-7, burro all'aglio e andiamo a fare questa cosa bellissima. Oddio, sono eccitato. Ultimo, ma non ultimo, del prezzemolo che abbiamo tagliato con una lama in silicio di carburo di tungsteno per non farlo ossidare nulla, ok? Oh, così sono tutti contenti. Diamo una prima mescolata. Mamma mia, che roba porca! Dopodiché, rischiando tutto il mio vestiario, tra l'altro il mio vestiario, scusate. Ne è valsa la pena, c'è un profumo che non potete assolutamente capire. Ora, procediamo, noce di burro e violentemente imburriamo questa teglia. Ma secondo voi può bastarci una noce di burro? Assolutamente no. Ricopriamo interamente, anche i bordi, guarda, così. Questa sarà una culla d'amore che andrà a cogliere i nostri fantastici nuts. Li posizioniamo per bene. Passaggio numero 2, aggiungere la salsa. Sapete, con i cucchiai non mi trovo. Bello. Così è a sufficienza. È tempo della finisher, ragazzi. La andiamo a chiudere adesso con una quantità immane di mozzarella. E non è abbastanza. Ma non è abbastanza, penso. Wow. La chiudiamo? Sono emozionato, ragazzi. La nostra teglia adesso va in forno. Lo sappiamo, la vittoria molte volte passa per l'inferno, passa per il fuoco. Nello scorso episodio il nostro Nashville Hot Chicken non ce l'ha fatta. Ce la faranno questa volta i cheesy garlic nuts a stendere una volta per tutte il nostro mac and cheeseburger. Vediamo dopo il passaggio in forno cosa ci aspetta. E voilà. Tutti i ragazzi in studio credevano sarebbe stata un'apocalisse di mozzarella, sarebbe esploso il forno, non so cosa pensavano che sarebbe successo. Invece guardate che piatto, guardate che eleganza, straight from New York City, cheesy garlic nuts. Andiamo prima a valutare nel complesso l'aspetto, che in realtà non è il suo punto di forza, perché sì, mi piace che ci sia questo aspetto rustico dato dall'eccessiva mozzarella, anche queste bruciature sui bordi per me sono letteralmente eccitanti, ragazzi, non vedo l'ora di andare a assaggiarlo in mano contro il nostro monster, contro il nostro mac and cheeseburger. Forse non riescono a dare il meglio, però sono sicuro di una cosa: il livello di potenza di questo piatto è assolutamente estremo. Wow. Oh my god! No, vabbè. Wow.
Che ignoranza, sono schiaffi in faccia questa mozzarella, questo pane che sa completamente di aglio. Basilico, cipolla, sugo, mamma mia. È una pizza all'ennesima potenza, è l'apoteosi del cibo made in USA questo, ragazzi. Questo è un dritto in faccia al nostro mac and cheeseburger, lo vedo, sta vacillando, poi arriva la mozzarella, guardala, wow. Boom, alto uppercut, sta vacillando il nostro mac and cheeseburger, va giù. Il nostro mac and cheeseburger va giù. 1, 2, 3. And the new World Heavyweight Champion is Cheesy Garlic Nuts. È stato uno scontro epico a base di mozzarella, pomodoro, pane, pasta per la pizza, basilico, cipolla, aglio. Mamma mia, il nostro mac and cheese non ci ha più capito niente, ha visto arrivare pugni da tutte le parti, schiaffi in faccia e si aggiudica il ruolo di nuovo campione di This is America, il nostro Cheesy Garlic Nuts. Il nostro nuovo campione però non avrà vita facile già dal prossimo episodio. Dovrà scontrarsi contro la scuola canadese, una delle più forti, lo sappiamo tutti, con un piatto super rappresentativo della scuola della grande foglia di acero, ovvero la poutine. Sarà uno scontro a base di formaggio, salsa gravy e patatine fritte. Vedremo se i nostri cheesy garlic nuts ne usciranno illesi o se i cugini canadesi potranno ribaltare l'esito e aggiudicarsi il titolo di campione di This is America!